Ciao, sono Nicola e oggi parliamo di personaggi, più precisamente di personaggi secondari e di come condizionano i nostri protagonisti. Ma prima dobbiamo fare qualche passo preliminare. L'elemento più immediato è sicuramente il design. Nell'industria cinematografica esistono le agenzie di casting che curano esclusivamente questo aspetto e si incaricano di selezionare gli attori più adatti alla sceneggiatura che dovranno interpretare. Il fumettista invece deve cavarsela da solo e non è affatto semplice, però è anche un momento molto creativo ed entusiasmante per chi vuole fare questo mestiere. L'aspetto estetico del personaggio, il suo modo di vestire, la sua espressività, il modo in cui viene disegnato contribuiscono a creare empatia con il lettore. Soprattutto sono fondamentali nella prima fase di avvicinamento con il lettore. Questi fattori visivi sono importanti, in particolare nel fumetto, anche per mettere in evidenza aspetti caratteriali e intimi del personaggio e quindi vanno curati con molta attenzione. Niente dovrebbe essere messo a caso. Per questo è utile acquisire una tecnica grafica più completa e sicura possibile, altrimenti saremo condizionati dai nostri limiti. Se riesco a disegnare bene solo i capelli corti, il mio personaggio sicuramente non avrà una folta e lunga capigliatura, anche se magari per la sua caratterizzazione sarebbe molto utile. Ricordo che una volta ho fatto da editor a una fumettista che, non lo sapevo all'epoca, ma odiava disegnare le automobili perché le venivano gommose. Ora, avevo una considerevole lacuna tecnica e io non lo sapevo. Purtroppo la sua storia riguardava un personaggio sopravvissuto a un incidente stradale. Per quanto ci provassi, non riuscivo a farle spostare l'ambientazione fuori dall'ospedale. E mi ci è voluto parecchio tempo prima di capire che la resistenza non era narrativa o comunicativa, ma grafica. Inutile dire che il progetto non è andato a buon fine. Il secondo elemento che completa il design del personaggio è il suo carattere. Questo è più complicato da creare per il fumettista, così come lo sarebbe per l'attore. Ancora una volta invito tutti a riflettere sulla natura del lavoro del fumettista e dell'attore, che è quello di interpretare storie piuttosto che crearle. Il carattere del o della protagonista è costituito sostanzialmente da un guscio che poggia su uno stereotipo comportamentale e da una caratteristica pronta ad evolvere. Non sempre c'è, ma spesso è comodo. Visto che l'obiettivo è creare un personaggio attraente, interessante per il lettore, ogni autore tenderà a creare un personaggio che sia intrigante per se stesso. Questo significa che lo spirito adolescenziale che purtroppo pervade la maggior parte degli aspiranti fumettisti, indipendentemente dalla loro età anagrafica, tenderà a riempirci di protagonisti scostanti, tendenzialmente passivi e inutilmente misteriosi. L'elemento spesso più trascurato, ma altrettanto spesso più importante per la creazione di un personaggio interessante, è costituito dall'ambiente in cui si muove, la sua storia, il suo presente, le sue prospettive e infine le sue relazioni. Immaginate un personaggio adolescente violento che cresce in una casa con un padre che fa l'esattore per la criminalità organizzata e una madre tossicodipendente. Ora immaginate lo stesso, identico personaggio violento che vive in una villetta con giardino con una famiglia ordinaria, un padre insegnante, una madre che lavora in banca e una sorellina pestifera ma affettuosa. Il secondo è a priori più interessante, non perché sia meglio o più credibile, ma semplicemente perché spinge il lettore a chiedersi cosa lo abbia portato a diventare così. Immaginate ora una ragazza positiva, solare e in grado di prendere la vita con ironia. Proviamo a darle due ambienti molto diversi e vediamo che effetto fa. 1. L'orfanatrofio. La ragazza è alta e robusta e non è stata adottata da nessuno. È rimasta in orfanatrofio, è la più grande e fa spesso da assistente alle suore che gestiscono la struttura. 2. Famiglia benestante. La ragazza studia al liceo, va bene a scuola, si veste bene e ha tante amiche. Fermo restando che sarà poi la storia in cui la immergeremo a renderla più o meno interessante, già da questo punto si vede come il primo ambiente stimola maggiore interesse. In ogni caso si tratta di due personaggi fondamentalmente diversi, pur avendo lo stesso identico carattere. Il motivo è sostanziale.
In una narrazione visiva, il lettore arriva a conoscere il personaggio grazie al suo modo di reagire a eventi o ad azioni esterne. Non possiamo dire cosa prova, dobbiamo mostrare come agisce in modo che il lettore si possa fare un'idea. La condizione ambientale è il primo e più importante evento a cui sottoponiamo il personaggio. Naturalmente il lettore basa la sua idea sul suo personale contesto sociale. La stessa reazione ad un evento può assumere un significato diverso a seconda del paese in cui vive il lettore. Vediamo un esempio. È una frase che gli editor di fumetti, anche nel produttivo Giappone, sentono molto spesso. Le proposte degli aspiranti autori sono piene di personaggi freddi, passivi e tormentati che hanno perso, in modo più o meno raccapricciante, genitori, parenti e amici e per questo sono totalmente e adolescenzialmente soli. Questo accade per due motivi principali. Uno, il protagonista solitario è circondato da un alone di mistero e il mistero stimola il lettore con lo spunto intellettuale, lo stesso che accende l'interesse di chi legge un racconto di investigazione. 2. L'autore vuole concentrarsi solo sul protagonista e non ha voglia di occuparsi di genitori, fratelli e amici, quindi sono tutti morti o fuggiti lontano senza un motivo ben chiaro. Vediamo cosa succede dal lato del lettore. Michele non parla molto, veste sempre di nero e i capelli gli coprono metà della faccia. A scuola alcuni lo prendono in giro chiamandolo Samara, come la protagonista inquietante del film The Ring. Lui sembra non farci caso, sembra avere ben altri pensieri per la testa. Deve essere stato bocciato un paio di volte perché arriva a scuola guidando un'utilitaria usata. La sera lavora come magazziniere al centro commerciale e vive da solo in un appartamento di periferia. Il personaggio accende l'interesse di chi legge perché è diverso dagli altri studenti. Perché vive da solo? Cosa gli passa per la testa tutto il giorno? È un serial killer? Ha un passato drammatico? Dove sono i suoi genitori? Non ha proprio nessuno? Perché non ha amici? È un terrorista? Una spia? Un alieno? Viene da un'altra dimensione? Se l'avete notato, tra le domande che girano nella testa del lettore ce ne sono diverse che fanno riferimento a genitori, parenti e amici. Perché? Perché nella nostra esperienza sociale quotidiana questi sono personaggi comunemente presenti. Nessuno si chiede che fine abbia fatto, per esempio, il drago di Michele, ma nemmeno perché questo non abbia un gatto. Non tutti hanno un gatto, per quanto sia una condizione abbastanza comune, e nessuno tra quelli che conosciamo ha un drago, spero. Invece tutti hanno dei genitori. È una questione di biologia che ha a che fare con le api, con i cavoli, con quella roba là. Tutti hanno dei parenti. Ne faremo spesso a meno, ma purtroppo anche questo è un fatto biologico certo. Non tutti hanno degli amici sinceri, ma tutti conoscono qualcuno e a tutti è capitato di scambiare due parole con un compagno di classe o con un altro cliente della fumetteria. L'effetto che si ottiene eliminando questi personaggi secondari, genitori, amici, parenti, è quello di attirare su questi l'attenzione del lettore che si aspetta qualcosa di interessante. Completiamo un pochino l'ambiente di Michele e questo sarà il tipo di esercizio che vi richiederò di fare durante questo workshop. Proviamo. I genitori di Michele sono benestanti e gli vogliono bene. Lo sostengono nelle sue scelte e siccome a lui piace il film Il Corvo, gli hanno preso un appartamento in periferia, gli hanno regalato l'auto della nonna e lo lasciano vivere da solo. Si sentono al telefono ogni tanto e gli riempiono il conto corrente quando serve. La condizione familiare è particolare, ma è più che positiva. I genitori assecondano un figlio che molti butterebbero dalla finestra del quarto piano per vedere se rimbalza. A questo punto l'attenzione del lettore è spinta ad approfondire la questione. Perché i genitori sono così stupidi? Perché assecondano così i desideri infantili di questo giovane uomo viziato? Michele è affetto da sindrome di Asperger, ha molte difficoltà a relazionarsi con gli altri e ha bisogno di gestire in autonomia i suoi spazi. I genitori lo seguono con il supporto di uno psicologo e grazie all'aiuto di uno zio che dirige il centro commerciale lo aiutano anche sul posto di lavoro. A questo punto i genitori sono rientrati nella normalità e l'attenzione del lettore si può spostare verso qualcos'altro. Poverino, speriamo non gli succeda niente. Il lettore è pronto a provare un'emozione e l'autore non può negarlo. Dovrà succedere qualcosa al povero Michele, ai suoi genitori o allo zio.
I genitori di Michele sono stati uccisi per aver denunciato un estorsore e lui è stato trasferito dal programma di protezione della DIA. Negli anni ha cambiato diverse scuole, 2 anni fa è arrivato in un paesino di provincia. La polizia, per tenerlo meglio al sicuro, gli ha trovato un lavoretto part-time in un centro commerciale. I genitori sono morti, come piace a gran parte degli autori più giovani. Il motivo è plausibile, è interessante e condiziona in modo importante la vita del protagonista. Però per fare in modo che il protagonista non sia un povero ragazzo traumatizzato che piange tutte le mattine perché ripensa alla mamma sciolta nell'acido, è necessario introdurre un vissuto tra la sua perdita e lo stato attuale. Michele tende a non socializzare perché ha paura di mettere in pericolo le persone che conosce. Soffre molto questa condizione, ma ormai sono 2 anni che vive nel paesino di provincia e comincia a rilassarsi. Eccolo qui. Così abbiamo un personaggio tutto sommato equilibrato che mantiene un alone di mistero grazie a una condizione assolutamente logica e comprensibile da qualunque lettore. Non è un adolescente che si sente incompreso dal mondo degli adulti. È un ragazzo che è dovuto diventare adulto prima del tempo e che in fondo vorrebbe una vita normale. A questo punto il lettore si aspetta che Michele si lasci un po' andare, si avvicini a qualche compagno o compagna di scuola e che questo abbia delle conseguenze pericolosamente imprevedibili. Se non succedesse niente, sarebbe una terribile delusione per il lettore. In entrambe le proposte, i personaggi secondari che abbiamo fatto sparire sono tornati con molta forza, condizionando il protagonista e tutta la sua storia. Proviamo a farli sparire, ma in modo che non creino interesse. I genitori di Michele hanno divorziato quando lui era piccolo. Il padre è andato a vivere in Svizzera e non lo ha più contattato. La madre lo ha cresciuto da sola e quando è arrivato a 18 anni gli ha lasciato la sua vecchia auto, il monolocale in periferia e se n'è andata da una parente in Argentina. A questo punto il lettore acquisisce l'informazione e la accetta con qualche perplessità. Inizialmente può anche non porsi domande, ma basta così? Michele è indipendente, va a scuola perché deve, ma non è interessato a studiare, lavora solo per guadagnarsi da vivere, ma non ha aspirazioni, suona la chitarra, ma solo per passare il tempo, non ha contatti né con sua madre né con suo padre, non gli interessa, sta bene così. Inspiegabilmente per il fumettista adolescente questo personaggio è molto affascinante. È una scatola vuota e si presta a un completamento di questo tipo. Michele viene avvicinato da una compagna o compagno di studio di lavoro che si innamora e vuole risvegliare in lui la gioia di vivere. Dopo tante vicissitudini non ci riuscirà, ma alla fine lei o lui capirà che è giusto così e guarderanno insieme il tramonto dalla collina. Se vi piace questa proposta così com'è, avete un grosso problema. Il lettore si chiederà: perché Michele si comporta così? Perché non ha aspirazioni? Perché non vuole cercare suo padre? L'autore dovrà dare una risposta e potrà essere più o meno soddisfacente o interessante. Vediamo una risposta deludente. Michele si comporta così perché da piccolo la mamma lo mandava a scuola senza merenda e quando lei se n'è andata per lui è stata una liberazione. Non c'era un grande rapporto tra i due e sta meglio da solo. Vediamone una più interessante. Michele si comporta così perché è molto insicuro. I genitori sono sempre stati focalizzati sul loro lavoro e i loro problemi e non lo hanno mai fatto sentire veramente amato. Da piccolo balbettava e a scuola veniva spesso preso in giro. Ora il problema l'ha superato, ma gli è rimasto comunque un blocco e non riesce a parlare in pubblico. Alle interrogazioni va sempre male e non riesce a passare l'esame di maturità. Come si vede bene, per passare da deludente a interessante è necessario l'intervento dei personaggi secondari. Il rapporto con i genitori e con i compagni gioca sempre un ruolo importante. Certo, il protagonista sarebbe più interessante se avesse superato il trauma dell'abbandono e trattasse i suoi problemi con una certa dose di ironia, ma questo andrebbe in contrasto con l'immagine che il fumettista adolescente ha in mente, per cui rassegniamoci, va bene così. Come abbiamo visto, i personaggi secondari che fanno parte dell'ambiente non possono scomparire senza tornare a infestare la nostra storia peggio di un'orda di zombie. Più siamo definitivi e categorici nella loro eliminazione, più ingombranti saranno al loro ritorno. Allora come possiamo fare per ridurre al minimo lo spazio che dedichiamo a questi personaggi?
La soluzione migliore è avvicinarsi il più possibile allo stereotipo comunemente accettato per la loro funzione. Attenzione. Michele vive con i suoi genitori e la sorellina piccola. La madre è casalinga, il padre lavora in banca. Ogni estate vanno in vacanza al mare per 2 settimane e visto che la sorellina ama sciare, fanno anche una settimana bianca dopo Natale. Michele ama molto la musica metal e lavora part-time perché vuole comprarsi una moto per il suo 20° compleanno. A questo punto la famiglia può scomparire in una singola scena e Michele può essere libero di vivere sulle vostre tavole senza dover rendere conto a mamma e papà. Abbiamo capito quindi che per eliminare i personaggi secondari, o meglio, per non averceli troppo tra i piedi, per non dargli troppa importanza, non dobbiamo fisicamente eliminarli dalla storia, anzi dobbiamo fare il contrario, dobbiamo avvicinarli il più possibile allo stereotipo. E lo stereotipo cambia naturalmente a seconda del paese, a seconda della cultura, a seconda del contesto sociale, e eventualmente anche a seconda dell'epoca, no? Nei film americani si vede molto bene lo stereotipo di famiglia degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, del 2000, quelli più recenti. Oppure, che ne so, l'autista di Taxi in una città come New York è sempre un pakistano o un indiano, una roba del genere, no? Che guida in una maniera sempre un pochino particolare, ma che fondamentalmente non risulta interessante perché lo stereotipo lo guardiamo in quel film, lo vediamo in un altro film, non ci fa nessuna differenza. Ehm, Questo perché non lo vogliamo tra i piedi, non deve diventare un personaggio importante. Quindi adesso vi lascio un esercizio sul gruppo Facebook Manga Workshop e se siete iscritti e dovreste, potete leggere l'esercizio, svolgere l'esercizio e noi saremo lì dalle 16:30 alle 18:30 per la correzione delle vostre proposte o comunque correzione è una parola grossa, per discutere insieme le vostre proposte che sono sempre più interessanti. Grazie mille. Come al solito, postate i vostri esercizi sul gruppo Manga Workshop, iscrivetevi al nostro canale YouTube e venite a trovarci sul nostro sito e magari anche in accademia.